Ragazzi, ciao a tutti, bentornati su questo nostro canale dove parliamo di come imparare le lingue straniere. In questa rubrica in particolare, chiamata Come imparare qualsiasi lingua, vediamo insieme appunto delle tecniche su come imparare le lingue e io condivido con voi delle strategie che utilizzo per imparare le lingue, che ho utilizzato per imparare le lingue straniere che parlo. Se è la prima volta che passate di qui, iscrivetevi al canale per restare aggiornati. Dai che cominciamo con l'episodio di oggi che riguarda i tandem partner. Innanzitutto, chi è un tandem partner? Un tandem partner è una persona madrelingua della lingua che tu stai imparando che ti aiuta e ti semplifica determinati aspetti dell'apprendimento della lingua. Se tu stai studiando ad esempio l'italiano e sei, non lo so, tedesco, allora cercherai un tandem partner italiano. Se tu sei italiano e stai studiando il russo, cercherai una persona madrelingua russa che ti possa aiutare con queste cose. Ci sono diverse applicazioni e diversi siti internet dove si può trovare un tandem partner. Un sito internet è italki, che però non è, diciamo, al 100% focalizzato sul solo scambio linguistico e sulla ricerca di tandem partner, ma funziona, devo dire, abbastanza bene anche per cercare un tandem partner. Ti lascio il link nella descrizione del podcast. Ci sono anche due applicazioni, una si chiama Tandem e la seconda si chiama Hello Talk. Magari faremo un episodio più avanti dove spiego esattamente come funzionano le varie applicazioni, però ti lascio i diversi link nella descrizione e puoi scaricarle e provare un po' a capire qual è l'applicazione migliore per te. Oggi parliamo però di quali sono i benefici, i vantaggi di avere un tandem partner. Quindi alla fine dell'episodio di oggi avrai bene in mente tutti i vantaggi dell'avere un tandem partner e potrai da subito iniziare a cercare un partner. Dai che li vediamo. Il primo vantaggio dell'avere un tandem partner è sicuramente la pratica dello speaking. Quindi, grazie ad un tandem partner avrai l'opportunità di praticare la lingua su base settimanale o bisettimanale o una volta al mese, dipende dai tuoi impegni, i tuoi obiettivi, eccetera, che è una cosa fondamentale, ok? Io di solito ho dei tandem partner o online, quindi via Skype, oppure se conosci qualcuno nella città in cui vivi che parla la lingua che stai studiando, la tua lingua obiettivo, allora è perfetto anche trovarsi magari in un bar, magari andare a bere qualcosa insieme e parlare un po'. In tempi normali, diciamo, perché con il lockdown è un po' più difficile, perlomeno qui in Austria. Quindi nel mio caso, ad esempio, per il russo ho una persona online con cui ogni tanto, o perlomeno adesso meno, ma ho fatto tandem per tanto tempo e ho un paio di persone qui a Graz con cui mi trovavo ogni tanto per migliorare la lingua. Il secondo vantaggio dell'avere un tandem partner è che può correggere i tuoi testi, quindi se hai dei testi e li scrivi e li mandi al tandem partner e chiedi al tuo partner di correggere questi testi, allora riesci a capire ok dove hai fatto gli errori, eccetera eccetera. Ciao Kata, se ci stai ascoltando, guardando, ho un'amica francese che quando stavo studiando francese mi ha aiutato molto da questo punto di vista, perché le mandavo dei testi e lei li guardava un po', li correggeva, eccetera, e io ho cercato di aiutarla un po' con l'italiano. Il terzo vantaggio è legato invece alla pronuncia.
se io voglio migliorare la pronuncia in una lingua straniera, ad esempio potrei registrare la mia voce leggendo un testo, potrei riascoltarmi e poi mandare questa registrazione al mio tandem partner. E qui saluto Olga, ciao Olga, a cui mando le mie registrazioni di russo. Quindi è fondamentale, questo secondo me è uno dei vantaggi più grossi, se non il più grosso, dell'avere un tandem partner, avere una persona che può darti un feedback sulla pronuncia. È davvero importante, è davvero fondamentale. Il quarto aspetto molto importante dell'avere un tandem partner è invece legato alla cultura. Perché? Ma immaginiamoci che io stia studiando il turco, ma non sono mai stato in Turchia, non conosco persone turche, quindi è difficile, secondo me, entrare veramente in una lingua senza un contatto forte con la cultura. Avere un tandem partner ci permette di entrare a contatto con la cultura. Possiamo quasi dire che avere un tandem partner ci permette di viaggiare di fatto rimanendo seduti a casa, belli comodi. Il quinto punto, anche questo importante e non trascurabile, è che di fatto i tandem partner diventano degli amici, quindi ti fai dei nuovi amici nella lingua che stai studiando. Io tutti i tandem partner che ho avuto in passato, poi ci siamo incontrati davvero face to face, diciamo, dal vivo, e siamo rimasti amici, quindi in generale credo che sia una bella cosa, sia perché avere nuovi amici credo che sia una bella cosa e siamo d'accordo tutti quanti, ma dal punto di vista emozionale, dal punto di vista di apprendimento della lingua, avere degli amici nella lingua che stai studiando aiuta tanto a restare motivati, perché una volta che hai gli amici hai un motivo in più per studiare la lingua e restare on track, diciamo così. Bene, questo più o meno è tutto per oggi per quanto riguarda il tandem partner. Raccontatemi un po' nei commenti, ragazzi, quello che fate voi, quello che è la vostra esperienza. Voi di solito avete un tandem partner? Dove l'avete trovato? Online? Offline? A qualche incontro di language exchange? O come trovate i tandem partner? C'è qualche applicazione che utilizzate che magari io non conosco, che non ho nominato? Raccontatemi anche quello. Se vi è piaciuto l'episodio, come al solito, ragazzi, ricondividetelo, raccontatelo a un amico, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo. Un saluto, ragazzi. Puoi cliccare qua, puoi cliccare entrambi anche. Ciao.